tutti, ciao! Eccoci con un nuovo tutorial. Vi presento la maglia a pannello Sinfonia. Ho ripreso nuovamente questo punto che voi conoscete molto bene perché nel mio canale anni fa ho realizzato varie cose con il punto Sinfonia. E questa volta ho voluto realizzare una maglietta in seta, perché questa è in seta, una maglietta in seta con uncinetto 2,5, quindi un uncinetto piccolissimo, per realizzare un qualcosa di fresco, originale e veramente adatto a tutti, direi, veramente adatto a tutti. Se vi state preoccupando per la taglia, come al solito vi rassicuro, non vi preoccupate per la taglia. Partiremo dal pannello, quindi questa parte centrale, man mano ci allargheremo sempre di più fino ad arrivare all'ampiezza del nostro corpo, ma ve lo spiego meglio dopo. Realizzeremo ogni parte insieme, ok? Quindi il pannello dietro, che è diverso da quello davanti, ma parte nello stesso modo. Poi ci andremo ad uniremo le spalle, andremo a realizzare le nostre maniche, infine andremo ad allargare la parte sotto, e per chi vuole può fare questo bordino che lo rende ancora più morbido, guardate. Ecco, questo è quello che piace a me, cioè il movimento di una maglia che non deve essere un gesso, cioè un qualcosa di duro, deve essere morbido sulla pelle, come una camicetta, ecco, per farmi capire. E questo è veramente delizioso. Potete realizzarlo anche invernale se volete, con un filato invernale o un filato estivo come ho fatto io, renderla, ovviamente voi guardate come faccio io per diminuire o per allargare, e quindi potete fare la manica più lunga e fare il bordino che più a voi piace. Io ho voluto fare questo tipo di bordino. Ecco, ve lo metto proprio in primo piano così vedete tutta la sua bellezza. Spero che vi piaccia perché a me, guardate, io che non uso mai o quasi mai, ecco l'unione delle due parti, non uso mai o quasi mai i filati con, diciamo, con il colore corto, con la colorazione corta, e devo dire che questa volta mi sono veramente ricreduta, anche se questo filato, ripeto, è un filato in seta. Questo filato era tinto a mano e quindi mi sono ritrovata, non so se notate, con una delle trecce, perché ho dovuto disfare delle trecce per farne dei gomitoli, con una delle trecce con una tonalità leggermente diversa da quella davanti. Ecco, lo vedete nella parte sotto, leggermente meno intensa, ma francamente poco mi importa. Poco mi importa, il risultato è questo ed è quello che a me interessava, è avere questo tipo di risultato. Che ne dite se andiamo a realizzarlo insieme? Come sai è molto dettagliato il tutorial, magari non è brevissimo come normalmente si fa, i miei sono lunghi come tutorial, però voi potete saltare le parti e andare dove vi serve di più. Io ci tengo ad essere piuttosto, spero di essere più precisa possibile. Ora andiamo a vedere come fare questa deliziosa sinfonia. Ora, perché questo modello non ha nessun tipo di calcolo da fare ed è per tutte le taglie? Innanzitutto perché noi lavoreremo dal centro e svilupperemo la larghezza fino alle nostre ascelle o comunque la parte più ampia, no? Ma tieni conto che sicuramente sono le ascelle, perché per quanto tu abbia una taglia magari più ampia, comunque sia, non riesci ad arrivare ai fianchi con questo quadrato, ok? Quindi quello lo guarderemo in un secondo momento. Quindi ciò che andiamo a fare è partire da questo punto e sviluppare un nostro quadrato sinfonia. Ok, andiamo a realizzare sinfonia. Ci fermeremo all'altezza delle nostre spalle, poi ti faccio vedere ovviamente nel concreto. Qui è solo uno schizzo, solo per farti capire come stiamo per lavorare. Quindi preparati filo e uncinetto e lavora con me, qualsiasi sia il filato, provalo con me. E
subito dopo aver fatto la parte dietro, perché saranno 2 pannelli, ma questo è la parte dietro, inizieremo con questa, andremo a fare una parte che serve come, diciamo, spessore, la metà dello spessore del sottoascella, in modo tale che abbia una comodità anche come vestibilità. Questa è la parte dietro e per ora è questo che ci interessa, perché andiamo a lavorare in questo modo. Nella parte avanti lavoreremo la stessa cosa, solo che ad un certo punto ci fermeremo nella parte diciamo centrale per fare una scollatura. Oddio, ho fatto una scollatura che in proporzione è veramente squilibrata, va bene, comunque solo per farmi capire. Andiamo a fare una scollatura, quindi interromperemo il lavoro in questo modo e saliremo soltanto nelle 2 parti, quindi diciamo spalla destra e spalla sinistra. Questa sarà la parte del davanti. Fatto questo, andremo a fare nello stesso modo anche qui l'altra metà del nostro sottoscella e uniremo le parti, quindi da una parte e dall'altra e sopra le nostre spalle. A questo punto noi abbiamo già la nostra canotta, ma è corta, quindi dobbiamo scendere in questo modo. Ci sarà ci sarai tu che per esempio andrà bene il diametro che abbiamo ottenuto, ci saranno persone che invece quel diametro non va bene perché magari hanno i fianchi più generosi e quindi dovranno aumentare. Andremo a trovare anche la soluzione per quello, non ti preoccupare. Intanto qui la soluzione l'abbiamo già trovata, perché puoi avere magari un seno più piccolo e quindi non ti serve fare questa parte che è il sottoscella, che serve proprio per questo, no? Per giostrare la misura del nostro torace. C'è chi ha un seno più ampio, quindi questo è veramente necessario. È necessario farlo per dare più spazio e quindi più morbidezza. Ok, fatto questo, ovviamente facendo questo passaggio è ovvio che la parte sotto viene di conseguenza, no? Quindi di conseguenza qui si allargherà o si allargherà meno in caso abbiamo o no fatto questo ponte sotto l'ascella. Questa è la lavorazione che andiamo a fare. Il resto lo guarderemo man mano, però per il momento ti ho fatto solo capire da dove partiamo e il perché è per tutte le taglie. Ok, possiamo partire. Allora, per questo progetto userò questo filato delizioso. È un filato con innanzitutto seta 100% e ha delle sfumature corte, quindi l'avete visto nella realizzazione in esteso come si presenta, e di una morbidezza svolazzante che ovviamente solo la seta può regalarci. Questo filato si presenta così in una, diciamo, treccia. Bisogna metterlo sull'arcolano o altrimenti su due spalle della sedia allontanate una dall'altra, mettere sulla treccia che si sviluppa, che si srotola, e poi realizzare il gomitolo. Con questo noi lavoreremo. La quantità del filato, in un lotto ce ne sono 3 di questi filati in pura seta, e per ora io ho utilizzato soltanto una treccia. Questa è la seconda treccia, quindi ho fatto il pannello dietro per il momento, quindi suppongo che me ne vada meno per realizzare il pannello davanti, perché le farò una scolatura, penso, intorno al collo. Voi l'avete già visto, ma io ancora non so come lo realizzerò, quindi penso di sì. E quindi è questo per quanto riguarda il filato che uso io, ma ovviamente tu puoi usare i filati che ti piacciono di più, quelli che tu ami, quelli che io ho usato questo perché a me piace tantissimo e ho voluto usarlo perché voglio qualcosa di veramente molto fresco. Con questo filato, che è piuttosto sottile, lo vedrete adesso che andiamo a lavorarlo, ho utilizzato l'uncinetto del 2,5. Siamo pronti? Andiamo.
Partiamo con il nostro primo giro. Allora, se lo vedi così ricciolino è semplicemente perché avevo fatto dei campioncini, poi l'ho disfatto, ok? Perché non è così ricciolino, ma è così, ok? Allora, partiamo con il cerchio magico, quindi sulle 3 dita, questa è la codina, facciamo girare il nostro filo, teniamolo con il mignolo, comunque parti come vuoi, l'importante è che abbiamo un cerchio, uncinetto rivolto verso il basso, fai passare il filo, ora giralo verso di te e a questo punto inizia a fare 1, 2 e 3 catenelle. Ok, rientra nello stesso spazio e mi fai altre 2 maglie alte. La prima l'abbiamo sostituita con le 3 catenelle, quindi in totale avremo un gruppetto da 3 in questo modo. Ora mi fai 2 catenelle, rientra nel cerchio e andiamo a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, rifacciamo di nuovo, quindi altre, entra nel cerchio magico e fai altre 3 maglie alte e 3, 2 catenelle di separazione e di nuovo altre 3 maglie alte e 3. Contiamo quanti buchini abbiamo: 1, 2, 3. Possiamo chiudere il nostro cerchio magico, ma non del tutto, così. Conta bene di averne 1 fuori, 2, 3 e andiamo a creare il quarto foro. Quindi filo sull'uncinetto, calcola 1, 2, scusami, questa qua sotto c'è la prima, seconda e terza. Nella terza catenella di inizio inserisci l'uncinetto, prendi il filo e chiudi tutte e 3 le catenelle insieme in questo modo. Ora, per tua comodità, ecco, controlla adesso di avere 4 fori, quindi 1, 2, 3 e 4 e 4 gruppetti da 3, 1, 2, 3 e 4. Ok, per tua comodità, dicevo, prendi magari un segnapunto. Ok, il primo giro l'abbiamo fatto. Andiamo a fare il secondo giro. Tira su 3 catenelle, sostituta della prima maglia alta. Ecco, proprio nella terza catenella, se ti serve d'aiuto, puoi inserire il segnapunto. A fianco a questa catenella iniziale cerca il foro, questo, entra e fai una maglia alta. Quindi in totale adesso abbiamo 2 maglie alte. Entra nella maglia centrale, quindi vedi che ce ne sono 3, in quella centrale entri e mi fai una V composta da, ok, composta da una maglia alta, una catenella, rientro di nuovo nello stesso spazio e faccio una maglia alta. Ok, adesso vado nell'angolo e faccio 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra e fai altre 2 maglie alte. Stessa cosa, andiamo nella maglia centrale, questa, e andiamo a fare una V, quindi di nuovo una maglia alta, una catenella,
rientriamo e facciamo una maglia alta, così. L'abbiamo fatta nel centro di queste 3 maglie alte. Nell'angolo ovviamente andiamo a fare le 2 maglie alte, due catenelle e 2 maglie alte. Nel centro delle 3, quindi qui, fai la V, maglia alta, catenella e rientra di nuovo e fai la maglia alta. Ora andiamo nel centro e facciamo l'angolo con 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Di nuovo nel centro una V, quindi maglia alta, catenella e maglia alta, e finiamo il nostro giro. Allora, da dove siamo partiti avevamo soltanto le catenelle in sostituzione della maglia alta e la maglia alta. Entra e fai le ultime 2 maglie alte, quindi 1 e 2, perché dobbiamo comporre il nostro angolino, no? Il nostro quarto angolino. Ok, filo sull'uncinetto, entra dove c'è il marcapunto che segna la terza catenella con il filo sull'uncinetto, dove c'è il marcapunto, prendi il filo, lo porti fuori e chiudi le 3 asoline. Abbiamo fatto così il nostro secondo giro. Andiamo a fare il terzo giro. Si parte nello stesso modo, quindi 3 catenelle. Se vuoi nella terza catenella metti il segnapunto, altrimenti entra, o comunque entra nello stesso punto da dove sei partita e fai la maglia alta. Quindi puoi mettere o no il segnapunto. Ora mi fai 3 catenelle. Andiamo in centro alla nostra V, questa, entra, prendi il filo, ma non lo lavori, lo tiri un pochino su, diciamo altezza della maglia alta, più o meno. Rimetti il filo sull'uncinetto, rientra all'interno, riprendi il filo. Stiamo facendo un punto puff da 4. Questo è il secondo giro che abbiamo fatto. Filo sull'uncinetto, rientra nella V, prendi il filo e lo tiri su. Questa è la terza volta. Ancora una volta lo porti dentro, prendi il filo e lo tiri su. A questo punto dobbiamo prendere il filo e portarlo all'interno. Avremo così 2 asoline. Riprendi il filo e chiudi tutte e 2 le asoline. Stai tranquilla che lo rifacciamo ancora. Allora, finisci con 3 catenelle e vai nel centro del tuo angolino con una maglia alta e la seconda maglia alta. Le nostre 2 catenelle, rientriamo e di nuovo 2 maglie alte e adesso siamo sull'altro lato e dobbiamo fare la stessa cosa, quindi 1, 2 e 3 catenelle. Ora nel centro della nostra V entriamo, prendiamo il filo e lo tiriamo su, riposiziona il filo sull'uncinetto, entra nello spazio centrale della V, prendi il filo e lo tiri su, tienilo fermo col medio, di nuovo il filo sull'uncinetto, rientra, prendi il filo e lo tiri su, e sono 3, ancora una volta, rientra, prendi il filo e lo tiri su, e sono 4. Riprendi il filo, chiudi tutte e 4 le asoline e chiudi anche le 2. Abbiamo fatto l'altro punto puff.
2 catenelle, anzi 3 catenelle di separazione, e poi andiamo a fare il nostro angolo. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Benissimo. Abbiamo fatto i 2 lati, gli altri 2 li fai esattamente come quelli appena fatti. Chi ha piacere di fare con me gli altri 2 lati mi può seguire, altrimenti corri avanti, scorri avanti. Quindi abbiamo fatto l'angolo, le 3 catenelle, entri nella V e fai di nuovo il punto puff da 4, quindi 1, 2, 3 e 4. Dentro la V prendi il filo, chiudi tutte e 4 le asoline e prendi il filo e chiudi le ultime 2. 1, 2 e 3 catenelle. Vai nell'angolo e mi fai le 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. 3 catenelle di separazione adesso, prima di andare nella V centrale e fare un altro punto puff, quindi 1, 2, tieni bene tirato il filo, 3 e 4. Devi tirarlo un pochino perché altrimenti ti viene un po' gobbuto, e chiudi. Ok, 1, 2, 3 catenelle. Andiamo a finire il nostro giro. Il nostro giro finisce per concludere questo angolo, quindi andiamo a fare le 2 maglie alte che mancano per finire l'angolo, così, e poi nella terza catenella d'inizio o dove hai messo tu il segnapunto, 1, 2 e 3, conto la terza, entro, prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asoline insieme. E abbiamo fatto così anche il nostro terzo giro. Andiamo avanti con il nostro quarto giro. Allora si parte sempre nello stesso modo, quindi 1, 2 e 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto da dove siamo partiti. Ok, ora nelle 2 maglie alte dobbiamo fare 2 maglie alte, quindi la prima è sulla prima maglia alta e la seconda sulla seconda maglia alta. Adesso vedi questo spazio da 3 catenelle, lo riempiamo con 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Adesso questo punto puff lo mettiamo in rilievo, quindi filo sull'uncinetto, passa dietro al punto puff, sposta il filo per poterlo recuperare e fai la maglia alta. Ok, adesso lavora nello spazio di 3 catenelle 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Finiamo il nostro lato lavorando le 2 ultime maglie alte del lato, quindi su ogni maglia alta mi farai una maglia alta e poi nello spazio del nostro angolo facciamo l'angolo, quindi entra e fai 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Perfetto. L'altro lato, il secondo lato, si lavora nello stesso modo, quindi lavoriamo le 2 maglie alte, una su ogni maglia alta del giro sottostante. Nello spazio di 3 catenelle abbiamo 3 maglie alte,
mettiamo a rilievo il nostro punto puff con una maglia alta presa dietro al punto puff, così. Nello spazio di 3 catenelle facciamo 3 maglie alte, e poi finiamo lavorando una maglia alta sulle 2 maglie alte, quindi una su una e un'altra maglia alta sull'altra maglia alta. Finiamo facendo il nostro angolo. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, continua così gli altri 2 lati. Le 2 maglie alte le farai sulle maglie alte, nelle 3 catenelle sono 3 maglie alte che farai, metti a rilievo il punto puff lavorandolo dietro, 3 maglie alte, 2 maglie alte sulle maglie alte e poi mi fai l'angolo. Ci vediamo alla fine del giro. Se non ti ricordi più, torna leggermente indietro. Sto finendo il quarto giro, quindi vado sulle ultime 2 maglie alte e lavoro le mie 2 maglie alte. Poi entro nello spazio del mio angolo da completare e faccio le 2 maglie alte e poi vado a cercare col filo sull'uncinetto 1, 2, la terza catenella d'inizio, prendo il filo e chiudo tutto quanto insieme e siamo di nuovo al centro. Ora, solo per scrupolo, quando arrivi a questo giro conta se le maglie sono tutte uguali, ok? Io ti dico quante ne ho io, devono essere tutte uguali nei lati, ok? Devono essere 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Tu controlla se ne hai 15, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, controlla così per vedere appunto se hai le stesse maglie in ogni lato. Sarebbe un controllo da fare ogni tanto per vedere se stiamo andando bene e perché un lato appunto non possa avere meno maglie, quindi magari poi non ti ritrovi. Quarto giro finito. Partiamo adesso con il nostro quinto giro. Nel quinto giro l'angolino cambia leggermente. Allora facciamo ovviamente sempre le 3 catenelle iniziali che sostituiscono la prima maglia alta e 2 catenelle. Quindi come vedi avremo solo una maglia alta nell'angolino. Le 2 catenelle sono di separazione, quindi in totale nel quinto giro mi parti con 5 catenelle. Filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare la nostra prima maglia alta entrando in testa, prendi il filo e mi fai una maglia alta incompleta, ciò vuol dire che mi chiudi solo le 2 asoline e tieni le altre 2 sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto, vai nella maglia alta seguente, prendi il filo e chiudi le 2 asoline. Stessa cosa per l'altra maglia alta seguente, in totale ne occuperemo 3. Chiudi 2 asoline e tieni le altre sull'uncinetto. In totale, come vedi, abbiamo lavorato 3 maglie alte incomplete e sull'uncinetto abbiamo 4 asoline. 1, 2, 3 e 4. Con il filo sull'uncinetto vai a chiuderle e mi fai 2 catenelle. Quindi procediamo nello stesso modo, senza lasciare maglie sotto, quindi senza saltarne. Questa l'abbiamo lavorata, vai nella seguente maglia alta incompleta, nella seguente maglia alta incompleta, nella seguente maglia alta incompleta. Hai 4 asoline sull'uncinetto che chiuderai e mi fai 2 catenelle di separazione. Ripeti
quindi questa è lavorata, vai nella successiva, 1, nella successiva 2, nella successiva 3. Prendi il filo e chiudi le 4 asoline che hai sull'uncinetto. Ripeti le 2 catenelle e vai avanti in questo modo, quindi 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, chiudi tutto, 2 catenelle. Andiamo a fare l'ultima, 1, 2 e 3, prendi il filo, chiudi tutto, 2 catenelle di separazione e adesso facciamo il nostro angolo. In questo caso sarà nel quinto giro e una maglia alta, come detto, 2 catenelle, rientro nello stesso spazio, una maglia alta. Ok, il secondo lato, 2 catenelle di separazione, entro nella prima, mi raccomando, nella prima, 1, 2 e 3, chiudi tutti e 4 e fai 2 catenelle. Ripeti dalla maglia successiva a quella lavorata, 1, 2 e 3, chiudi 2 catenelle, 1, 2, 3, chiudi tutte e 4 le asoline, 2 catenelle, 1, 2, 3, chiudi tutto, 2 catenelle, le ultime, chiudi tutto, fai 2 catenelle, vai nell'angolo e fai una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Prosegui in questo modo anche per gli altri 2 lati. Finiamo il nostro quinto giro, quindi ho fatto l'ultimo tris, andiamo nell'angolo da dove sono partite le catenelle, qui, vedi? E finisco con una maglia alta, poi filo sull'uncinetto, vado a cercare la terza catenella, 1, 2 e 3, inserisco l'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutto insieme. E abbiamo finito così il nostro quinto giro e come puoi notare abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 gruppetti per ogni lato di tris uniti. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. In ogni lato ne avrai 5. Sesto giro. Allora, si parte con le 3 catenelle più una maglia alta. Nella prima maglia alta andiamo a fare una maglia alta. Nello spazio di 2 catenelle andiamo a fare 2 maglie alte. Sulla testa del nostro tris io vado qui in questa parte, vedi? Questa parte qui, entro e faccio una maglia alta. Nello spazio di 2 catenelle farò 2 maglie alte. Sul tris una maglia alta. Nello spazio 2 maglie alte. Sul tris una maglia alta, 2 maglie alte nello spazio, una maglia alta
sul tris e di nuovo 2 maglie alte nello spazio fino ad arrivare al tris, dove fai una sola maglia alta, 2 maglie alte nella catenella, ok, quando faccio questi errori, ok, poi sulla maglia alta una maglia alta, ok, questo è il nostro angolo, vedi la V, entra nell'angolo e mi fai 2 maglie alte, niente, mi va così adesso, 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Ok, i lati sono tutti uguali, ovviamente. Facciamo il secondo ancora insieme, quindi si scende nella prima maglia alta e facciamo una maglia alta nello spazio 2 e una sul tris. Continua così nello spazio 2 e una sul tris. Molto semplice. 2 nello spazio, una sul tris. Eccola, eccola. Quella che abbaia è Gaia, questa volta non è Luna. E adesso anche Luna. Le ultime 2 maglie alte vanno nello spazio. Finiamo con una maglia alta nella maglia alta dell'angolo. Entra nell'angolo e fai 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, finisci in questo modo anche questo giro, dove avrai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 maglie alte. Quindi magari fai un controllino: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 23. Non mi ricordo più quante sono di qua. Quindi sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Giusto, sono 23. Quindi andiamo avanti in questo modo anche per gli altri 2 lati. Finisco il mio sesto giro facendo le 2 maglie alte sempre da dove siamo partiti per concludere anche questo quarto angolo e poi di nuovo parto con 1, 2, 3, cerco la terza catenella iniziale, 1, 2 e 3, prendo il filo e chiudo le 3 asoline insieme. Ed ecco che abbiamo completato il nostro sesto giro. Nel settimo giro, noi metteremo a rilievo tutte le maglie alte, partendo sempre con lo stesso angolo. Quindi facciamo, come sono vicina, facciamo 3 catenelle iniziali e una. Attenzione dove metti, ok, apri bene, inserisci nel centro dell'angolo e fai la maglia alta e ok. Ora dobbiamo mettere in rilievo queste maglie, quindi filo sull'uncinetto, entro sul davanti, giro, spingo indietro la mia prima maglia alta, prendo il filo da dietro e chiudo 2 a 2. Faccio la mia maglia alta, in poche parole, solo che la prendo in questo modo, quindi entro
prima della maglia alta da lavorare in questo punto, spingo indietro la maglia, prendo il filo e lavoro 2 a 2 le maglie. Di nuovo, questa l'abbiamo lavorata, la si vede bene, entro per andare sul davanti, quindi entro da dietro, spingo indietro la maglia da lavorare e passo con l'uncinetto, prendo il filo 2 a 2, quindi è questo, 1, 2, prendo il filo e chiudo facendo la maglia alta. Di nuovo 1, spingo indietro la maglia, entro dalla parte opposta della maglia, prendo il filo e chiudo 2 a 2. Facciamolo ancora. Entro, affianco la maglia da lavorare e la spingo indietro. Poi ti viene naturale, quindi entra, spingi e passa dalla parte opposta della maglia. Vediamo se riesco a fartela vedere meglio. Quindi è così: entro, esco girando intorno alla maglia alta, prendo il filo e faccio la maglia alta. Così. Aspetta che ti faccio. Ok, torniamo giù. Ok, quindi lavoriamo tutte le maglie in questo modo. È chiaro, no? Ma poi se stai facendo questa creatura è perché sei brava, cioè sei già esperta, quindi sai come lavorare queste maglie a rilievo. Però se invece sei un'amica che vuole iniziare e sta magari imparando, spero, ecco, di riuscire in questo modo a farti vedere come si fa. Spero di essere chiara. Quindi da dietro spingo indietro la maglia, prendo il filo e lo faccio scappare. Prendo il filo e lo lavoro a maglia alta e arriviamo fino alla fine. Ok, ci siamo, anche l'ultima. Quando le abbiamo lavorate tutte le maglie, andiamo nell'angolo e lavoriamo come sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, stessa cosa per questo lato, quindi si riparte dalla prima maglia in poi. Tutte a rilievo in avanti, spingendo la maglia indietro. Le ho lavorate tutte anche nel secondo lato e adesso vado a fare anche l'ultima, ovviamente, vedi, vado a fare la mia maglia alta, anzi 2 maglie alte,
con le 2 catenelle di separazione e di nuovo le 2 maglie alte, così, e riprendiamo a fare il nostro lato, il terzo in questo caso. Quindi già dalla prima maglia si parte a fare la maglia a rilievo. E andiamo avanti così a mettere a rilievo tutte le maglie del lato. Mi fai l'angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, e metti a rilievo anche l'ultimo lato. Quando abbiamo messo a rilievo tutte le maglie dei 4 lati, ci troviamo alla fine e, come al solito, andiamo nell'angolo e completiamo l'angolo facendo le 2 maglie alte, filo sull'uncinetto, contiamo dalla prima in basso catenella, 1, 2, e nella terza entro, prendo il filo e chiudo tutti e 3. E abbiamo finito il nostro settimo giro. Andiamo a realizzare l'8º giro. Ok, allora partiamo con le nostre 1, 2, 3 catenelle, sempre in sostituzione della prima maglia alta, e nello stesso punto una maglia alta, metà del nostro angolo, in poche parole. Ora andiamo a fare una V, quindi stiamo ritornando a questo punto, siamo nel secondo giro. Andiamo a fare una V, però ve lo faccio vedere ovviamente per esteso, perché qui non, se vi dico partite da qui diventa un pochino complicato. Quindi cosa facciamo? Saltiamo una maglia, quindi la prima, questa la salti, vai nella seconda maglia e andiamo a fare una V che composta, l'abbiamo già fatta, da una maglia alta, una catenella, rientro dentro e faccio una maglia alta. Ok? Quindi abbiamo saltato una maglia e abbiamo fatto una V. Adesso saltiamo 2 maglie senza catenelle, saltiamo 2 maglie, questa l'abbiamo usata, 1 e 2, e nella terza entra e fai un'altra V, quindi una maglia alta, una catenella, rientro e faccio una maglia alta. Ok, quindi adesso ripeti, saltane 2 nella terza, maglia alta, catenella e maglia alta, saltane 2 nella terza, una V, maglia alta, catenella e maglia alta, e continua così, saltandone 2 e nella terza fai la V, maglia alta, catenella e maglia alta. Continua in questo modo per questo lato. Facciamo l'ultima del lato, saltiamone 2, andiamo nella penultima, maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta. Senza fare catenelle entriamo nell'angolo e facciamo l'angolo fatto appunto composto da 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo di nuovo e completiamo con le 2 maglie alte. Ok, il primo lato l'abbiamo fatto, tutti gli altri ovviamente sono uguali, ma iniziamo il secondo insieme. Allora, come sai, devi saltare la prima maglia alta, vai nella seconda e fai la maglia alta, la catenella e la maglia alta. Non ho fatto catenelle di separazione dall'angolo alla V, ho solo saltato una maglia.
poi ne salterò 2 e nella terza vado a fare l'altra V, maglia alta, catenella e maglia alta, e ne salterai sempre 2 e nella terza maglia alta, catenella e maglia alta. Prosegui così anche per il secondo lato. Sono alla fine del secondo lato, salto 2, nella terza, che sarebbe la penultima, faccio la maglia alta, la catenella, la maglia alta, poi entro nell'angolo e lo completo. 2 catenelle e ancora 2 maglie alte. Riprendi saltando la maglia alta, entra nella seconda e fai la V, e vai avanti così per il terzo e il quarto lato. Sto finendo il mio ottavo giro, ho già fatto le 2 maglie nel mio angolo, devo unirmi, quindi vado a cercare la terza catenella partendo dal basso, 1, 2 e nella terza entro, prendo il filo e chiudo il mio ottavo giro. E siamo qui. Andiamo avanti con il giro numero 9. Allora, abbiamo fatto le 3 catenelle più la maglia alta nell'angolo, quindi in metà angolo. Adesso facciamo 3 catenelle di separazione, saltiamo le maglie alte e andiamo nella V a fare i nostri punti puff. Quindi entra nella V e preparati a fare un punto puff con 4 volte il filo tirato, quindi 1, 2, 3 e 4. Prendi il filo, tira dentro e chiudi anche le 2 asoline. Ora 2 catenelle di separazione, entriamo nella V e andiamo a fare un altro punto puff. 1, 2, 3 e 4. Porta dentro il filo e chiudi le 2 asoline, 2 catenelle di separazione e nella V ripetiamo, quindi 1, 2, 3 e 4. Chiudi tutto e chiudi le 2 asoline, 2 catenelle e ripeti per tutte le V, quindi ci sarà un punto puff e 2 catenelle, un punto puff e 2 catenelle e ci troviamo nell'ultima V. Ok, abbiamo fatto anche l'ultimo punto puff nell'ultima V e finiamo con 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Andiamo nell'angolo e facciamo le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E abbiamo finito così il nostro lato. Ok, adesso ciò che abbiamo fatto qui dobbiamo ripeterlo in tutto il lato, quindi si rifà 1, 2 e 3 catenelle di partenza e 2 sono quelle invece di separazione tra un punto puff e l'altro che andremo a fare nelle V. Ok, quindi nella prima V andiamo a fare, dopo aver fatto le 3 catenelle, 2, 3, un punto puff da 4, chiudi e poi fai 2 catenelle. Ok, vai avanti così per tutto questo lato, finiscilo come abbiamo finito questo, cioè nell'ultimo punto a V farai il punto puff e 3 catenelle di separazione, quindi vicino all'angolo mi farai 3 catenelle, tra un punto puff e l'altro soltanto 2. Andiamo a chiudere il nostro nono giro, quindi ritorno indietro, ok. Ok, andiamo a fare 1, 2 e 3 catenelle e continuiamo il nostro angolo, lo terminiamo facendo una maglia alta,
la seconda maglia alta e come sempre facciamo andiamo nella terza catenella d'inizio, quindi 1 2 e 3, e chiudiamo per bene. Ok, abbiamo finito anche questo giro. Non vi preoccupate se vi sembra che si stringa un pochino, perché così non sarà nel giro successivo, e che facciamo appunto adesso. Come i punti puff ovviamente ne ho 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, quante vi avevo, così ho adesso in questo giro i punti puff. Ok, andiamo a fare adesso il nostro, se non ricordo male, 10° giro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, il 10° giro. Il 10° giro parte sempre nello stesso modo, quindi 1 2 e 3 più una, ecco, maglia alta. Ho allontanata un po' la telecamera e ho messo l'ingrandimento, quindi speriamo che così mi vedete bene. Allora abbiamo fatto appunto le prime 2 maglie per diciamo la metà del nostro angolo. Adesso andiamo a lavorare queste 2 maglie con una maglia alta per ognuna, quindi 1 e 2. Ok, nelle 3 catenelle ci vogliono, dobbiamo fare 3 maglie alte, quindi 1, aspetta che l'ho presa malissimo, quindi 1 2 e 3. Ok, ora mettiamo a rilievo il nostro punto puff, quindi parto come abbiamo fatto per il terzo giro, se non ricordo male, 1 2 nel terzo giro, quindi l'uncinetto gli passa dietro, posizioniamo il filo per recuperarlo e lavoriamo la maglia alta. Nello spazio di 2 catenelle farò 2 maglie alte, quindi una e 2. Nel punto puff, il punto puff anzi lo mettiamo a rilievo, così. Adesso provo a stringere, ok. In questo modo forse dovresti vedermi bene. Quindi, ripeto, nello spazio di 2 catenelle ovviamente faremo 2 maglie alte. Mettiamo a rilievo il punto puff e di nuovo 2 maglie alte nello spazio di 2 catenelle. Punto puff a rilievo. Ok, 2 maglie alte e punto puff a rilievo. Ok, continua così fino alla fine di questo lato. Arrivati alla fine del lato, ok, dobbiamo andare a fare, allora innanzitutto qui mi va il rilievo del punto puff, benissimo, poi dove ci sono le 3 catenelle andiamo a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3. Dove ci sono le 2 maglie alte andiamo a fare le nostre maglie alte, quindi una su ogni maglia alta, e poi entriamo nello spazio del nostro angolo e facciamo le 2 maglie alte, 2 catenelle, qui abbiamo 1 e 2 catenelle, ok, e 2 maglie alte.
Ok, abbiamo finito così il nostro primo lato, che sarà uguale per tutti gli altri, quindi per ripartire ripartirete sempre in questo modo. Quindi nella prima maglia alta farai una maglia alta, nella seconda una maglia alta, nelle prime 3 catenelle di base andiamo a fare 3 maglie alte, e dove c'è il punto puff andremo a metterlo in rilievo. 2 maglie alte, e il punto puff a rilievo. Ok, continua così per tutti i lati. Sai quindi che in questo punto avrai le 3 maglie alte, in questo punto, quindi alla fine dei punti puff, e poi mi lavori ovviamente le maglie alte una su ogni maglia alta e poi vai nell'angolo a completarlo. Ci vediamo alla fine del giro. Adesso ciò che noi dobbiamo andare a fare è ripetere dal quinto giro al 10°. Il quinto giro, se noti, 1, 2, 3, 4, 5, è quello con i nostri gruppetti da 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi questo è il quinto giro, poi c'è il sesto, il settimo, l'ottavo, nono e il 10°. E tu continuerai a ripetere dal quinto giro al 10° giro, dal 5 al 10. Per tua facilità di ripresa, per non tornare indietro troppe volte, cercherò di metterti nel link, proprio nel box informazioni, in descrizione, e spero anche nel primo messaggio che ci sarà, di metterti proprio i link esattamente dal quinto giro, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il 10°, così tu basterà, quando arrivi di nuovo al 10° giro, clicchi sul quinto giro e puoi riguardare tutti i giri senza dover tornare indietro ogni volta. Diciamo che cerco di renderti le cose facili, ok? Quindi se non vuoi guardare, sarebbe meglio appunto riguardare questi passaggi finché non li memorizzi. Quindi semplicemente tu guarda o nel primo messaggio, se non riesci a vedere il messaggio nel box informazioni sotto il video o in descrizione sotto il video, quindi guarda o il primo messaggio che ci sarà, o altrimenti in descrizione proprio, ed è sotto questo video. E ripeti, clicca appunto sul 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ogni volta puoi cliccare in modo tale da ricordarti come fare quei passaggi. Vai avanti così fino a quando devi andare avanti. Tu continua con il tuo quadrato, perché questo è proprio un quadrato, finché non arrivi alla dimensione che ti occorre che copra le tue spalle. Poi te lo farò vedere anche sul manichino. Adesso io devo fare anche la parte avanti e poi dopo ti farò vedere come lo metto sul manichino, ti faccio vedere appunto qual è la dimensione. Intanto ti do le mie misure, solo per darti un'idea. Allora, io ho fatto un quadrato di 36 centimetri. Ovviamente questo quadrato quindi è ripetitivo, no? Cioè il disegno è sempre lo stesso, quindi devi semplicemente ripetere ciò che ti ho mostrato. Ovviamente io ma te lo farò vedere dopo perché lo faremo insieme, e dovrò lasciare perché non mi basta per il corpo, no? Anche se comunque sia è bello elastico, però non mi basta per il corpo, e quindi ho fatto
questa parte che andremo a fare insieme, che è quella famosa di cui ti parlavo all'inizio, cioè quella parte che ci serve per come diciamo come spazio sotto l'ascella per dare spessore, e ognuno lo darà in base a quello che serve per l'ampiezza del proprio torace, seno, ecco, e quindi lo farà più o meno ampio in base a... Io ti farò vedere come fare. Quindi il pannello dietro è molto semplice. Tu fai semplicemente questo quadrato con il filato che tu hai scelto e vai a guardare, ogni tanto provalo questo quadrato e prova a vedere se arriva alle tue spalle, la misura che tu deciderai. Il davanti invece io lo voglio diversificare, quindi quello che abbiamo fatto insieme, questo che abbiamo fatto insieme, andiamo a... io andrò avanti con questa parte, così, andrò avanti sicuramente fino a questa altezza. Poi qui voglio dividere le parti tenendo solo lo scollo, adesso vediamo che dimensione terrò dello scollo, se farlo un po' più basso, un po' più alto, adesso vedrò, terrò una parte per lo scollo e poi le altre per le spalle. Quindi per ora tu devi fare, parliamo di quello che devi fare tu, per ora quello che devi fare è continuare ad andare avanti con il pannello, e questo, e fare la parte dietro. Poi ritornerai a fare un altro pannello uguale, però se vuoi fare la scolatura come la farò io, devi fermarti un po' prima e io ti farò vedere dove mi fermo, ovviamente, in modo tale da farti vedere come fare i giri in andata e ritorno. E lasceremo poi le spalle, quindi poi proseguire. Quindi per il momento ti dico, vai avanti con il pannello dietro, poi fanne un altro che sarà il tuo pannello davanti, e se vuoi fare lo scollo seguirai me. Se invece lo scollo non lo vuoi fare lo scollo a barchetta, semplicemente ne fai due identici e mi aspetterai soltanto per fare, così ti mostro con il pannello davanti come fare la parte per il sottoscella se eventualmente ti serve. Ok, perché se non ti serve semplicemente questa parte la cuci subito senza fare nessuno spessore sotto l'ascella. Come cos'altro dirti? Niente, buon lavoro e ci vediamo poi dopo.